Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come uno dei due pilastri fondamentali sui quali venne costruita la pista esoterica, cioè quella pista che si proponeva di trovare i presunti mandanti dei delitti del mostro di Firenze, cioè coloro che avrebbero comprato da Pacciani i macabri feticci. Ecco, questo pilastro abbiamo visto come fosse molto pericolante. Il pilastro era quello del dottore di Lotti, no? Cioè Lotti aveva detto che questo dottore, aveva visto questo dottore e questo dottore comprava i feticci da Pacciani. Adesso andiamo a esaminare il secondo pilastro, che è quello del patrimonio di Pacciani, che si suppose fosse eccessivo per le sue entrate di contadino. Questo alimentava il sospetto che dietro questo patrimonio eccessivo ci potessero essere queste vendite dei feticci. Cominciamo col dire che a livello mediatico la disinformazione è totale, è ancora totale, no, su questa questione del patrimonio di Pacciani. A dimostrarlo facciamo un esempio. Lo abbiamo visto, questo esempio, nel servizio TG2 della RAI trasmesso il 6 dicembre 2021 e oggi disponibile anche su YouTube. Questo servizio era preparatorio al noto documentario RAI del quale ho parlato numerose volte nel video scorso. Ecco, in questo servizio c'erano diversi ospiti, c'erano 3 ospiti più la conduttrice. Uno di questi era Massimo Lugli, che dovrebbe essere un giornalista e scrittore che aveva partecipato anche al documentario di Sky, quello dove c'era anche Malatesta, no? Per cui si suppone che sia una persona a conoscenza, insomma, dell'argomento, no? Ecco, sentiamo cosa dice del patrimonio di Pacciani. Sicuramente anche una morte che lascia molte perplessità, però io voglio ricordare una cosa. Sì. Quando Pacciani muore si scopre che è titolare di un patrimonio a 150 milioni che come potere d'acquisto corrispondono più o meno a 900.000 euro di oggi, si è comprata una macchina nuova. Chi gli ha dato tutti questi denari? Chi gli ha dato questo? Però ecco, allora su questo... Allora Massimo Lugli ha detto una sciocchezza, no? Vabbè, a parte l'errore, diciamo così, un piccolo errore, non è così grave, cioè quello di aver detto che i soldi di Pacciani vennero sequestrati dopo la sua morte, non è vero, vennero sequestrati 2 anni prima, lo abbiamo visto, lui morì a inizio 98, febbraio credo, mentre il sequestro dei suoi averi era dell'agosto del 96. Ma poi una cosa, l'errore enorme è quello di dire che i 150 milioni che gli sarebbero stati sequestrati oggi varrebbero 900.000 euro. Allora qui è bene a questo punto fare un minimo di chiarezza su quello che è la rivalutazione monetaria, no? Che magari la maggior parte di voi conosceranno, però insomma è bene dirlo, perché è un po' un argomento che sarà la base di tanti ragionamenti fatti durante il video. Sappiamo tutti che, facciamo un esempio, 1.000 euro di oggi e 1.000 euro di 20 anni fa hanno un valore completamente differente. Cioè con 1.000 euro 20 anni fa compravamo 1.000 litri di benzina perché la benzina costava più o meno 1 euro, oggi con 1.000 euro compriamo 600-700 litri di benzina, adesso il conto non lo so, la benzina costa 1,07 euro circa, no? Per cui siamo su quel livello lì, diciamo un pochino più della metà, perché la vita è aumentata. Per cui gli stessi soldi di oggi non valgono quello che valevano 20 anni fa o insomma nel passato. L'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, si preoccupa di fornire anno per anno un coefficiente da usare per valorizzare il patrimonio, diciamo i soldi, anno per anno. Cioè praticamente questo coefficiente ci dà un'idea di quanto sia aumentato il costo della vita. Queste tabelle poi si possono utilizzare anno per anno, questi valori, questi coefficienti, per fare un calcolo di quanto una cifra di ieri vale oggi. Ci sono anche programmi internet molto semplici, no, che consentono di fare questo calcolo. Si va lì, si mette una cifra, si mette il momento in cui consideriamo questa cifra, si mette una data futura, che potrebbe essere oggi, e otteniamo il valore di quella cifra, ad esempio, ad oggi. Se noi facciamo questo lavoro con i 150 milioni che dice Lugli vennero sequestrati a Pacciani nel 98, si ottiene che oggi il loro valore è più o meno di 120.000 euro e non di 900.000.
Allora, qui si potrebbe dire, ma insomma, quando i RAI chiamano degli ospiti per parlare di una questione così complessa come quella del mostro, si preoccupano di sapere con chi hanno a che fare. Questa è una domanda legittima, no? Perché se no si alimentano queste informazioni così sbagliate e non si finisce più, non si trova più la quadra in tutta questa storia. Beh, oltre al fatto che è sbagliata la cifra, c'è anche questo discorso di questo patrimonio di Pacciani che sarebbe eccessivo e che insomma fortunatamente c'è stato un altro ospite in questa trasmissione, Natale Fusaro, mi sembra un criminologo dell'Università La Sapienza, allievo di Francesco Bruno, che ha cercato di dire il contrario, che questi soldi di Pacciani non erano soldi eccessivi, ma erano soldi, vabbè, quello che vedremo poi in questo video. Ma vediamo la sparata di Lugli da dove deriva, cioè il 900 di Lugli non è un valore così a capocchia, ma lui l'aveva letto, l'ha letto sicuramente in questo libro, il libro di Michele Giuttari, Compagni di sangue. Leggiamo quello che Giuttari scrisse nel 98 in questo libro. Interrogata, qui lui sta raccontando il dopo sequestro dei soldi di Pacciani, quando venne interrogata la suora. Interrogata, la suora dice di custodire i titoli e i libretti sequestrati per incarico di Pacciani, specificando che quei soldi erano frutto dei risparmi dell'uomo e di quanto lo stesso aveva ricevuto dai suoi congiunti. Tutte motivazioni queste che apparirono subito inverosimili e destinate ad essere presto smentite. Emergeva così che Pacciani nel 79 e nel 1984 aveva acquistato 2 case a Mercatale, che poi aveva ristrutturato. Emergeva anche che il totale della somma in contanti investita da Pacciani nell'acquisto di buoni in più uffici postali di più paesi era pari a 157 milioni 890 mila, eccetera, eccetera. Somma che non aveva trovato giustificazione nelle entrate ufficiali di Pacciani e della sua famiglia. Questa disponibilità finanziaria, attenzione, arriva qui il 900, questa disponibilità finanziaria e patrimoniale equivale, secondo i calcoli presentati nel processo da un legale di parte civile, nel processo a Compagni di Merende, a una cifra attuale di circa 900 milioni di lire. Ecco dove Lugli prende il 900.000 euro, no? Cannando clamorosamente. Allora, ma comunque anche questi dati riportati da Giuttari nel suo libro sono dati sbagliati. Vediamo i 900 milioni da cosa erano nati. Allora, questo legale di parte civile è Patrizio Pellegrini, che nell'udienza del 24 febbraio 1998 del processo ai Compagni di Merende aveva detto questo. Ecco, io adesso sembra che enfatizzi un pochino il suo discorso, però se si va a sentire l'audio, il tono di Pellegrini era più o meno questo, no? Fermiamoci un istante su quel fiume di denaro. Un fiume di denaro in relazione alle loro possibilità economiche. Tutto è relativo. Parlo a ragion veduta di un fiume di denaro perché è un fiume di denaro di allora, di 15 anni fa grosso modo, accumulato nella prima metà degli anni '80. Io, che sono un civilista prestato al penale, sono andato a fare i conti con le tabelle Istat alla mano. Sapete per quanto si moltiplica quel denaro per avere il controvalore a oggi? Per 4,2. Fatevi i vostri conti, vedrete che quella casa comprata nel 79 da Pacciani e pagata 26 milioni, oggi vuol dire che sarebbe pagata 110 milioni. Un contadino che è stato più in prigione che sui campi, che quando ha lavorato aveva un lavoro della terra che a malapena gli consentiva di sfamare sé e quelle disgraziate delle donne che aveva con sé, come ha fatto a mettere da parte questi soldi? Voi ci riuscireste? Non credo, perché qualche spesa l'avrà avuta anche lui, poche, però intanto andava per trattorie, si comprava la macchina, si comprava il motorino, si comprava 2 case, metteva da parte 160 milioni in quell'epoca, moltiplicate per 4. Vedete oggi che cosa sono.
avrete una dimensione diversa. Purtroppo ci siamo abituati a uno svilimento del denaro, quindi 150 milioni non sembrano più così tanti. Questo disse Patrizio Pellegrini. Disse, diciamo così, una sciocchezza. Perché? Perché allora lui dice, no, che il coefficiente, a questo punto è chiaro che anno per anno, se si va a prendere un arco di tempo lungo, bisogna fare una media di tutti i coefficienti di tutti gli anni e si ottiene un coefficiente al quale moltiplicare una certa cifra per avere il valore a un'altra data. Lui calcola questo coefficiente per la casa di Pacciani del 79, pagata 26 milioni, lo calcola con 4,2. È un valore un pochino eccessivo, ma diciamo abbastanza vicino alla realtà, poi vedremo, no? Per cui moltiplicando 26 milioni per 4,2, cioè il prezzo che Pacciani aveva pagato all'epoca, ottiene un valore, diciamo al momento in cui lui parla, 98, di 110 milioni. Però lo stesso coefficiente poi sembra che lo voglia applicare ai 150 milioni che erano stati sequestrati 2 anni prima. Ma come? Cioè i 150 milioni sequestrati nel 96, nel 98 li moltiplichiamo per 4 per avere il loro valore. È chiaro che il coefficiente che dobbiamo applicare per calcolare la rivalutazione di una cifra a 2 anni non è certamente 4, ma sarà 1,0 qualcosa, no? E cosa fece Giuttari? Giuttari prese questo 4,2 e lo applicò diligentemente ai dati che aveva a disposizione. Così vediamo in questa immagine, allora la casa di Piazza del Popolo era stata acquistata per 26 milioni nel 79, la casa di Via Sonnino era stata acquistata nell'84 per 35 milioni. Nel 96 erano stati sequestrati buoni e libretti postali per circa 158 milioni. Applichiamo il coefficiente 4,2 al totale che è 219 milioni e otteniamo la cifra di Giuttari, praticamente, no, 919,8 milioni, i 900 milioni che scrive nel libro, che è una cifra totalmente sballata. Vediamo di applicare invece una rivalutazione reale, andando ad applicare alle 3 cifre il coefficiente corretto, a seconda dell'anno nel quale le 3 cifre sono nate. Allora, ai 26 milioni del costo della casa di Piazza del Popolo, 79, applichiamo il coefficiente di 4,044, calcolato in base a un qualsiasi programma reperibile su internet, che danno un valore di 105 milioni, cioè i 26 milioni del 79 nel 98, cioè il momento in cui Pellegrini aveva fatto questo ragionamento, erano 105 milioni. I 35 milioni dell'84 della casa di Via Sonnino vanno moltiplicati per un coefficiente di 1,965 e danno una cifra nel 98 di 69 milioni. I valori immobiliari, buoni e libretti postali sequestrati a Pacciani nel 96 per ottenere il valore del 98 vanno moltiplicati per 1,03 e i 158 milioni diventano 163. Per cui, se vogliamo fare un calcolo secondo i dati che vedremo non sono dati molto corretti, disponibili sia a Pellegrini che a Giuttari, otteniamo un valore rivalutato nel 98 di 337 milioni, che insomma è poco più di un terzo dei 900 che si leggono sul libro. Non è una differenza da poco, no? Ma questo calcolo è un calcolo che non ha significato, perlomeno, diciamo così, è un calcolo viziato da degli errori che adesso cercheremo per quanto possibile di capire e di correggere. Allora, cerchiamo di applicare la rivalutazione corretta a questi elementi del patrimonio di Pacciani, cominciando dalle case. Ecco, qui non ci saranno valori troppo diversi, ma è bene che specifichiamo, è bene che analizziamo qual è il valore risultante e i motivi per i quali si giunge a questo valore. Allora, per valutare il valore di una casa a una certa data, bisognerebbe sapere a quella data quella casa a quanto si potrebbe vendere, no? Questo sarebbe il suo valore.
purtroppo è un dato che non sempre è possibile trovarlo, soprattutto quando si parla di case che sono case vecchie, che sono state ristrutturate e così via, no? Si potrebbe andare a vedere una casa, diciamo, della metratura di quella di Pacciani, conoscendola, a quanto veniva venduta nel 98, ma è un lavoro che sarebbe lungo e porterebbe comunque a risultati sempre approssimati. Può essere, diciamo così, abbastanza accettabile il metodo di dire quella casa era stata comprata a tot nell'anno, in questo caso se parliamo della prima casa, Piazza del Popolo, nel 79, quella cifra spesa nel 79 la rivalutiamo alla data alla quale si vuol fare il calcolo del valore di quella casa, supponendo che il suo valore reale sia rimasto più o meno costante. Allora, nel fare questo conto cominciamo a liberarci di un possibile equivoco, quello del prezzo dichiarato e del prezzo reale della casa. Scrive Giuttari nel mostro: le sue entrate per l'attività di mezzadro erano state modestissime, ben lontane dal poter giustificare il possesso di tutto quel denaro liquido, e ancor meno gli acquisti e le ristrutturazioni, sempre con denaro contante, delle due case, avvenuti il 30 settembre 79, somma dichiarata 26 milioni, e il 30 giugno 84, somma dichiarata 35 milioni. Come si vede, Giuttari parla di somma dichiarata. Allora, io non so come vanno le cose oggi, no? Però al tempo so come andavano al tempo. Al tempo le cose andavano così, che quando si comprava una casa, si firmava un preliminare di vendita, detto anche compromesso, tra acquirente e venditore, nel quale veniva dichiarato il prezzo reale della vendita, insomma, e dell'acquisto, con magari anche la scaletta delle rate, no? Che si decidevano delle rate con magari la parte finale alla consegna della casa. Questo documento era un documento che si mettevano in tasca all'acquirente e il venditore, firmandolo naturalmente, e che poteva essere sempre tirato fuori alla bisogna, se poi c'erano dei problemi, eccetera, eccetera. Quel documento faceva testo, perché era una scrittura privata valida a tutti gli effetti, però lo Stato, il fisco, quella scrittura non la conosceva. Quando poi arrivava il momento della consegna della casa, davanti a un notaio si firmava un documento di vendita, di acquisto e di vendita, che era il rogito, nel quale veniva indicata una cifra diversa, una cifra minore, che era la cifra, diciamo così, che apparentemente veniva pagata per quella casa. Quella cifra veniva pagata, diciamo così, in bianco attraverso bonifici bancari, assegni e così via. La parte che non era dichiarata veniva pagata in nero. Questo perché? Perché su quella cifra lì c'erano i balzelli, no? C'erano le tasse, e per cui meno era e meno si pagava di tasse. Questo andazzo, io non so se continua ancora oggi, ma insomma era una cosa che tutti sapevano e che era tollerata, no? Ma allora vediamo quale era il vero prezzo d'acquisto di quelle due case di Pacciani. Se noi andiamo a vedere questa nota della questura del 31 maggio 96, cioè durante questi controlli, no, sul patrimonio di Pacciani, si legge: relativamente alla casa di Piazza del Popolo, quella acquistata nel 79 per 26 milioni, che Giuttari dice è un valore, diciamo così, dichiarato, somma dichiarata. Dall'atto di compromesso si evince che il prezzo pattuito per l'appartamento fu di 26 milioni, con le seguenti modalità di pagamento: 2 milioni all'atto di compromesso, che fu stipulato in data 24/1/79, 8 milioni con assegno, 16 milioni eccetera eccetera all'atto del contratto entro il 39/79. Cioè sostanzialmente si dice che nel compromesso, questo preliminare di vendita, il prezzo pattuito era di 26 milioni, per cui quella somma non era la somma dichiarata, ma era la somma reale. Cioè Pacciani aveva pagato 26 milioni quella casa. A riprova vediamo il rogito, dove viene dichiarato che il valore di quella casa, i soldi che Pacciani aveva speso per quella casa, erano 17 milioni. Eccolo il valore che era stato dichiarato.
Per cui tutti i conteggi li dobbiamo fare sui 26 milioni e non su un valore presunto superiore, come si potrebbe arguire da quello che si legge nel mostro. Facciamo il discorso su Via Sonnino, casa di Via Sonnino. Nel compromesso si parla di 35 milioni con 2 rate di 5 e 7 milioni e un saldo di 23 alla consegna. Ecco, il compromesso, cioè il valore, il prezzo reale della casa era proprio 35 milioni. A riprova, vediamo il rogito, tutti questi documenti sono usciti dal magico archivio di Francesca Calamandrei, lo ricordo sempre, no? Nel rogito di Via Sonnino vediamo che invece il valore dichiarato fu di 30 milioni. Cioè, mentre nel caso precedente addirittura il valore dichiarato era quasi poco più della metà del valore reale, e qui siamo un pochino meno, da 35 a 30 milioni. Però diciamo che tutti i conteggi che possiamo fare sul valore di queste case di Pacciani deve essere sulle cifre di 26 milioni e 35 milioni. Veniamo un po' al discorso della ristrutturazione. Allora, è chiaro che se una casa che io compro con diciamo un po' disastrata e poi la metto a posto, è chiaro che il lavoro che io ho fatto per metterla a posto ne fa aumentare il valore. E questo successe anche alle case di Pacciani, perché Pacciani aveva comprato delle case malmesse e poi le aveva ristrutturate. Però, ai fini dei nostri conteggi, queste ristrutturazioni delle case di Pacciani cosa contano? A mio parere contano poco. Perché? Leggiamo questa nota della questura dell'8 ottobre 96. In merito ad eventuali lavori di ristrutturazione effettuati presso le abitazioni di proprietà di Pacciani Pietro, si è avuto modo di accertare, tramite l'ufficio tecnico eccetera eccetera, che in data 18/9/84 Pacciani ha presentato domanda per effettuare opere di risanamento e modifiche interne al fabbricato urbano ubicato in Via Sonnino. Cioè Pacciani chiese il permesso per poter ristrutturare la casa di Via Sonnino. La concessione per la ristrutturazione e l'ampliamento richiesto veniva concessa in data 15/3/85. La richiesta al comune veniva effettuata con una lettera manoscritta dal Pacciani stesso, indirizzata al sindaco, e da una domanda corredata di relativa documentazione fatta a cura dell'architetto Andrea Piazzini di Mercatale. Al fine di completare gli accertamenti richiesti su questo punto si provvedeva ad incontrare l'architetto Piazzini, che veniva sentito in merito alla vicenda. Lo stesso riferiva di aver eseguito le planimetrie e di avere presentato la documentazione per conto del Pacciani, il quale voleva costruire un bagnetto nell'abitazione Via Sonnino. Per l'esecuzione dei lavori il Pacciani non pagò il Piazzini, non lo pagò, che per questo ebbe una discussione con il Pacciani. Lo stesso riferiva inoltre che per l'esecuzione dei lavori il Pacciani ebbe a provvedere di persona, con l'aiuto di un altro abitante di Mercatale, ritenuto suo amico Pucci Giuliano. Quella sopra descritta risulta essere l'unica richiesta per l'esecuzione di lavori edili presentata dal Pacciani al comune di San Casciano. Allora, da questo scritto scopriamo diverse cose. Scopriamo innanzitutto che Pacciani si aveva ristrutturato come aveva ristrutturato l'abitazione di Piazza del Popolo, l'aveva fatto, diciamo così, alla zittina, cioè non aveva chiesto nessun permesso e tutto. Per quella di Via Sonnino aveva chiesto il permesso, aveva fatto fare il lavoro delle planimetrie a un architetto che poi non aveva pagato. E nei lavori che aveva effettuato non si era servito di nessuna ditta edile, ma li aveva fatti in proprio, con l'aiuto di un amico, questo Giuliano Pucci, che poi per la cronaca è il famoso Seghe Seghe di Sabina Carmignani, un guardone. Ora, si sa bene, no, la taccagneria di Pacciani massima, della quale poi vedremo anche in seguito per spiegare questo suo patrimonio. Io penso che anche il materiale che Pacciani si era procurato, magari se l'era procurato, diciamo, al minimo prezzo possibile, magari anche in molti casi gratis. Non so io se era andato, lui andava per discarica a procurarsi qualcosa, magari poteva anche, chi lo sa, visitare qualche cantiere, no? Ci sono cantieri dove lasciano lì tanta roba. Adesso questo non è possibile dimostrarlo, però visto il personaggio non ci sarebbe da meravigliarsi che fosse successo questo. Ma insomma, morale della favola, sarà sicuramente vero che le case dei Pacciani vennero ristrutturate e videro aumentato il loro valore,
ma non vennero ristrutturate certamente con i proventi della vendita dei feticci, ma Pacciani li ristrutturò, diciamo, al minimo costo possibile. Tra l'altro, se vogliamo, possiamo trovare, diciamo, un compenso a questo eventuale valore delle case di Pacciani in un documento che è uscito sempre dall'archivio di Francesca Calamandrei, un documento inaspettato che è la vendita di una parte della casa di Via Sonnino. Allora, la casa di Via Sonnino, al momento in cui Pacciani venne processato, era divisa in due appartamentini, uno ci abitava Pacciani e l'altro lo dava in affitto. Venne dato in affitto anche a dei ragazzi che poi vennero anche sentiti in tribunale, che lo usavano per fare delle prove, avevano un complessino, prove musicali. Sentiamo cosa disse Perugini di questo appartamento, in dibattimento. Nell'abitazione di Via Sonnino 30, che è la più grossa, diciamo, mentre l'abitazione di Via Sonnino 28 ha un ingresso, su a destra un camino, una larga stanza e un bagnetto, l'abitazione di Via Sonnino 30 ha più camere, una camera da letto sulla destra, una cucina che è frontale alla porta d'ingresso, un'altra camera piuttosto larga sulla sinistra e un bagno in fondo. Cioè Perugini ci sta dicendo appunto che questo appartamento che Pacciani aveva comprato l'aveva poi diviso in due. Ma se noi andiamo a vedere questo documento del 6 aprile 2004, è un documento molto lungo, dentro ha parti che non interessano questo argomento qui, e venne compilato dai carabinieri diciamo, nell'ambito delle ricerche dei rapporti di Francesco Narducci con San Casciano, e venne scoperto da questi carabinieri che era stato venduto una parte dell'appartamento di Via Sonnino da Pacciani il 1 marzo del 1986. Dunque, non sappiamo di questa vendita, no? Io non ho trovato altre informazioni, però se Pacciani vendette una piccola porzione di questo appartamento, che evidentemente all'inizio era grande, no? Anche se disastrato, lo vendette, e quella cifra lì bisognerebbe sottrarla dal valore delle case di Pacciani e aggiungerlo ai libretti e ai buoni postali, che noi naturalmente a questa cifra l'avevamo investita lì. Per cui possiamo dire che tra ristrutturazioni che aumentarono il valore delle case e questa vendita che naturalmente lo diminuì, supponiamo che andiamo pari, no? Per cui facciamo i conti corretti applicando le tabelle Istat ai due prezzi di acquisto delle case di Pacciani. E ecco, questi conti, attenzione, tutti questi conteggi che andremo a fare li facciamo al 30 giugno 1996. Perché al 30 giugno 96? Perché fu il giorno, diciamo, i primi di luglio, insomma, prendiamo questa data, 30 giugno, fu il giorno in cui vennero sequestrati i buoni e i libretti postali di Pacciani, per cui diciamo, rapportiamo tutto a quella data, poi da quella data in poi, una volta trovato un valore globale del patrimonio, potremo valorizzare questo patrimonio alle date future, sia a 2 anni dopo l'anno del racconto del discorso di Pellegrini, sia anche ad oggi volendo. No? Lavoriamo tutto su quella data, 30 giugno 96. Allora, e al 30 giugno 96 le due case di Pacciani, possiamo vedere, la cifra di acquisto poteva essere devalutata a 102 milioni per la casa di Piazza del Popolo e quasi 67 milioni per quella di Via Sonnino. Consideriamo questa rivalutazione come il valore delle case, in totale abbiamo 169 milioni e rotti, diciamo 170, dai, possiamo dire che al 30 giugno 96 Pacciani aveva due case che avevano il valore di 170 milioni. Adesso andiamo a controllare i soldi liquidi, i valori, diciamo, di Pacciani, no? Valori mobiliari si dice. Quello di prima è il patrimonio immobiliare e quello che andiamo adesso a controllare è il patrimonio mobiliare. Allora, da questa tabella vediamo, diciamo, i vari componenti del patrimonio mobiliare di Pacciani. Aveva lui 3 libretti di risparmio, 2 all'ufficio di Mercatale, ufficio postale di Mercatale, e 1 a quello di Scandicci, e poi aveva vari buoni postali in vari uffici, Mercatale, Cerbaia, San Casciano, Montefiridolfi e Contea.
Il totale dei 3 libretti di risparmio era di 97 milioni e 920 mila, 98 milioni diciamo. Il totale nominale dei buoni postali era di quasi 61 milioni, per cui in totale abbiamo una cifra di 158 milioni e 870 mila lire. Ecco, allora, prendere questa cifra e rapportarla ad oggi, per esempio, a 2 anni dopo, no? Quello che era il conteggio di Giuttari sul mostro è sbagliato, perché dentro questa cifra ci sono mele e ci sono pere, e mettere assieme le pere e le mele non si sa bene cosa esce, no? Per cui distinguiamo tra la parte che riguardava i libretti di risparmio e la parte che riguardava i buoni postali. Cominciamo a vedere i libretti di risparmio. Allora, il libretto di risparmio è un libretto dove anno per anno viene segnata una cifra che è la cifra, diciamo così, risparmiata, versata fino a quel momento, più gli interessi maturati. Ogni anno vengono, supponiamo che a un certo punto non si versa più nulla, ogni anno vengono calcolati gli interessi e vengono sommati al capitale, di modo che alla fine, anno per anno, c'è sempre l'ultima cifra, quella del patrimonio globale, del valore globale. Ecco, quando i poliziotti andarono a sequestrare i libretti di Pacciani, trovarono quel dato, che era un dato più o meno corretto. Quello che mancava era l'ultima tranche, cioè se noi vogliamo vedere il valore reale depositato su un libretto al 30 giugno 96, bisogna sommare gli interessi maturati su quella cifra a partire dal 1 gennaio del 96, cioè 6 mesi di interesse. Non è un gran valore, ma per precisione io l'ho calcolato. Tutti questi calcoli sono presenti nel mio blog, nell'apposito articolo linkato in descrizione. Lì ci sono i calcoli, diciamo così, più o meno precisi. Allora, diciamo che andremo a ottenere un valore di circa 100 milioni e 700 mila lire, di 3 libretti di Pacciani, 100 milioni e 700 mila lire, diciamo, supponiamo 100 milioni. Questo calcolo va fatto anche sui buoni postali, anzi, sui buoni postali è vitale fare questo calcolo. Perché? Allora, vediamo qui cosa si intende per buono postale, no? Al tempo c'erano 2 tipi di buoni postali. C'era un tipo di buono postale che aveva più vincoli per la riscossione e però maturava interessi maggiori. C'era invece il buono che aveva meno vincoli, però maturava interessi minori. Ma la cosa importante è che su questi buoni postali, che uno andava in posta, prendeva il foglietto e se lo portava a casa, non c'erano scritti gli interessi maturati, cioè questi interessi maturati bisognava andare in posta e farseli calcolare. Quello che avrebbero dovuto fare Giuttari e i suoi uomini quando si fecero fare l'elenco, diciamo il resoconto dei buoni postali di Pacciani nei vari uffici. Avrebbero dovuto chiedere agli impiegati: fammi il resoconto, ma calcolami anche quanto vale quel buono postale oggi, per sapere qual era il patrimonio di Pacciani. E diciamo che a quei tempi gli interessi sui buoni postali erano molto alti, no? Poi Pacciani aveva dei buoni postali anche da tanti anni. Avrebbero scoperto che il patrimonio di Pacciani era un pochino più alto di quello che pensavano. Allora, non è un conteggio semplice, no? Esistono, la Posta ha reso disponibili delle varie tabelline, dei vari algoritmi con i quali si riesce a fare questo calcolo, ma non è un calcolo molto semplice a farlo buono per buono, è un calcolo lunghissimo. Allora, io ho fatto un calcolo approssimativo che ritengo che più o meno sia, diciamo, poco lontano dalla realtà, no? Come ho agito? Ho agito così. Ho preso anno per anno i buoni comprati in quell'anno. Naturalmente se un buono viene comprato a febbraio e un buono viene comprato a novembre, il loro valore dopo un tot tempo è diverso, perché quello comprato a febbraio ha 10 mesi in più, 9 mesi, quelli che sono di interessi maturati. Io ho fatto, diciamo così, l'approssimazione di considerare tutti i buoni acquistati in un anno come un unico buono acquistato a metà dell'anno, no? Per cui ho fatto una media. Poi ho applicato ai buoni di quell'anno un tasso di rendimento che ho desunto da un'operazione che venne effettuata da Pacciani nell'estate del 92. Nell'estate del 92 Pacciani
vendette la maggior parte dei suoi buoni postali, forse 2/3 dei suoi buoni postali, che erano cointestati alle figlie. Li vendette e li depositò su un libretto postale, che poi è il libretto postale che abbiamo visto prima di Mercatale, il 1189, dove vennero trovati 75 milioni. Pacciani fece questa operazione perché aveva paura che questi buoni, che erano cointestati alle figlie, per cui le figlie potevano andare, se avevano il buono in tasca, potevano andare a riscuoterlo, aveva paura che mentre lui era in carcere questi soldi venissero mangiati da chi ronzava attorno alle figlie, no? C'erano dei ragazzi, insomma dei pretendenti, e aveva fatto questa operazione. Questa operazione è preziosa per avere, diciamo, delle informazioni sulla valorizzazione di questi buoni, su quanto avevano reso. Ecco, io ho fatto tutti questi conteggi, ho applicato questi tassi alla tabellina dei buoni che erano rimasti a Pacciani, ottenendo questo risultato. Allora, abbiamo nel 72 che Pacciani aveva comprato dei buoni per 4 milioni, nel 72, per cui erano più di 20 anni prima. Questi buoni addirittura nel 96 valevano 20 milioni. Nel 73 il 1.100.000 del 73 era diventato 5 milioni. Qui, diciamo così, è abbastanza comprensibile, era passato tantissimo tempo, no? Per cui tutto questo aumento di valore era abbastanza comprensibile. Ma se noi andiamo avanti negli anni, arriviamo all'87, ai buoni comprati nell'87. Nell'87 Pacciani acquistò dei buoni per 27 milioni, ma 9 anni dopo, nella seconda colonna c'è il numero di anni di investimento, il tasso medio da applicare a questo investimento è del 12%, i 27 milioni erano diventati addirittura 75. Cioè in quegli anni, chi ha la mia età sicuramente se lo ricorda, ma anche qualcuno più giovane, c'era un tasso di inflazione astronomico, no? Io mi ricordo che si andava si cercava di contrastare questo aumento vertiginoso del costo della vita con la contingenza per chi aveva un lavoro per chi aveva la busta paga, insomma, e che cercava di inseguire questo aumento del costo della vita. Alla Posta c'erano questi buoni postali che avevano rendimenti altissimi, anche superiori al 12%. Vabbè, io qui ho fatto una media del 12%, applicando il tasso di rendimento del 12% per 9 anni alla cifra di 20 milioni, 27 milioni che erano i buoni acquistati nell'87, si arriva a 75 milioni. Cioè una cifra molto molto alta. Allora, siamo arrivati ai conti finali, no? I conteggi che io ho fatto non sono conteggi precisi, sono conteggi approssimati, ma la cifra che adesso andremo a vedere non si discosta molto, secondo me, dalla cifra reale. Diciamo così, vogliamo dare un 10% di scostamento, secondo me è anche meno del 10%. Vediamo qual era realmente il patrimonio di Pacciani al 30 giugno 1996. Allora, abbiamo visto che le sue case valevano 170 milioni, più o meno, sui libretti postali aveva depositato 100 milioni, i buoni postali, se lui fosse andato in quel momento a riscuotere alla Posta, gli avrebbero reso più o meno 193 milioni, per cui in sostanza al 30 giugno 1996 il patrimonio di Pacciani, comprensivo di case e libretti e buoni, era di 463 milioni di lire. Vogliamo portarci alla data del discorso di Pellegrini, febbraio 98, arriviamo a 477 milioni di lire, che non sono pochi, ma non sono nemmeno i 900 che scrive Giuttari su Compagni di Sangue, no? Sono poco più della metà, insomma. Ecco, se noi vogliamo avere un'idea del valore di questo denaro ad oggi, applicando andando su internet, insomma, e utilizzando uno dei programmi che ci consentono di fare questa rivalutazione, otteniamo una cifra di 368.000 euro. Cioè,
Possiamo dire che il patrimonio di Pacciani, se fosse controllato oggi, sarebbe stato di 368.000 euro. Allora, il video finisce qua. Nel prossimo, la seconda parte, diciamo, di questo video, andremo a cercare di capire se questo patrimonio non indifferente veramente non si può giustificare con le entrate di Pacciani. Ma non solo. Cercheremo anche di capire se effettivamente è vero quello che sostengono Giuttari e sostennero anche i giudici di primo grado dei compagni di merende, che Pacciani fece questi acquisti di buoni in giro per il fiorentino cercando di nascondere questi valori, questi soldi alle forze dell'ordine, insomma, no? E poi, cosa ancora forse più importante, cercheremo di capire se vi fu correlazione, come sostiene Giuttari, tra gli acquisti di questi buoni e anche magari di altre cose tipo la macchina e i delitti e naturalmente la supposta vendita dei feticci che da questi delitti vennero ottenuti. Tutto questo al prossimo video. Saluti!